Ciao, oggi vi faccio vedere un video un po' diverso dal solito. Utilizzeremo insomma queste applique marine, queste, potete usare queste o quelle della conchiglia o qualsiasi altra applique che vi piaccia. Ovviamente trovate sempre tutorial sul canale e c'è anche una playlist dedicata a tutte le applique decorative. Utilizzeremo queste tovagliette, l'idea è nata appunto un po' da tanti commenti che mi sono arrivati e un po' appunto sono andata a fare la spesa, ho trovato queste tovagliette e ho pensato di fare un video su queste. Ovviamente potete usarne, io ho trovato queste qua che erano in offerta, ma ce ne sono di mille tipi, rotonde, rettangolari, oppure potete anche farle con la base voi, sempre all'uncinetto, e poi decorarle. E poi utilizzeremo delle strisce tricotin di circa 35 centimetri, ok? Per chi non sapesse utilizzare il tricotin, ho fatto un video dedicato per spiegare appunto come utilizzarlo e anche col link alla macchinetta che uso io, che costa pochissimo e fa perfettamente il suo lavoro. Inoltre io utilizzerò questa colla per tessuti perché come vedete queste tovagliette sono belle spesse. Se utilizzate tovagliette più sottili oppure appunto tovagliette fatte all'uncinetto potete tranquillamente cucirle. Allora iniziamo. Partirei direttamente da mettere la nostra stella marina, quindi prendo la mia colla e vado ad applicarla su tutto il retro, quindi un po' a zig zag in modo che prenda bene tutti i punti. Poi eventualmente se vedete che c'è qualche punto che si stacca, che avrebbe bisogno di ulteriore attaccamento, una volta girata e incollata potete rifinire i dettagli. Una volta terminato rimetto il mio beccuccio, questa colla qua è ottima perché così non si secca, giro e semplicemente vado a attaccare la mia stella marina. Io ho utilizzato una colla per tessuti perché la colla per tessuti è più flessibile e quindi si adatta per bene a progetti di questo tipo che comunque non sono superfici perfettamente lisce, quindi essendo flessibile va proprio ad attaccare bene la nostra applique. Vedete, praticamente è già attaccata. Intanto che si asciuga faccio la seconda parte, quindi vado a costruire, in questo caso farò una E, a costruire la mia E, quindi così, così e così, ok? In questo modo. Potete poi eventualmente sistemarvela. L'importante è che appunto questo primo cerchio sia più grande, se volete farla E ovviamente, poi su internet si trovano un sacco di immagini, e in questo modo facciamo, e questo qua sia più piccolo, così crea la proporzione della E. A questo punto vado a mettere un po' di colla lungo tutto il perimetro, quindi piano piano faccio un punto qua e lo incollo, un punto, andando ovviamente a ritroso, quindi se non ve la sentite di andare a mano libera potete sempre disegnare. Io come sempre faccio le cose un po' da pasticciona e vado a mano libera. Anche perché poi comunque avete sempre un po' di tempo per spostare nel caso
non vi piaccia il risultato. Vado sopra questo punto qua in modo da incollarlo bene. E faccio, vedete, in questo modo tutto il mio percorso. Una volta fatto il perimetro, schiacciamo un po' e eventualmente andiamo a riempire eventuali punti che vediamo staccarsi un po', in questo modo. Ovviamente se andate a cucire questo non succede. Se andate a cucire potete eventualmente fermare la forma con gli aghi e poi andare a rifinire. Adesso aspettiamo un pochino che si asciughi per poi rifinire gli angoli. Una volta asciugati prendiamo il nostro uncinetto e da dietro entriamo così e tiriamo indietro i nostri fili in questo modo, così uno e due, cercando di trovare, diciamo, l'ingresso più vicino in modo da non far vedere proprio il minimo possibile il nostro filo, in questo modo. Vedete, così non si vede assolutamente niente. A questo punto giriamo. Ora qua potete fare a seconda della trama della vostra tovaglietta. Io ho una trama molto larga, quindi non posso fare una cucitura piuttosto che incastrare nelle maglie della tovaglietta, ma se avessi una tovaglietta fatta all'uncinetto con delle trame più piccole si possono incastrare allo stesso modo in cui nascondete i fili normalmente nei progetti. Nel mio caso, molto semplicemente, andrò a mettere un goccetto di colla per tenere fermo, così proprio lo inglobiamo, in modo che sappiamo che sopra è tutto incollato e qua abbiamo la nostra sicura e da qui non si muove. Una volta asciugato taglio il mio filo. Una volta finiti li giriamo ed ecco qua i nostri sottopiatti a tema marine. Io ho fatto la E e la G, che secondo me anche come regalo di coppia è veramente perfetto. Qua l'ho fatto con la stella marina, ma si può fare con mille altre cose. Ad esempio sul canale potete trovare anche un tutorial di un applique a sushi che secondo me si presta benissimo per questo tipo di progetto. Vi ringrazio per avermi seguita come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Grazie e ciao!